C'è un pastore presbiteriano, quindi cristiano, padre Barry Downing, uomo di fede, esercita il suo ministero, teologo, laureato in fisica, specializzato nei rapporti tra scienza e religione. Se si leggono i suoi libri, lui scrive in assoluta tranquillità, quindi uomo di fede che esercita il ministero, non cattolico perché è presbiteriano, ministero cristiano, lui dice, non c'è alcun dubbio, la religione mosaica è il frutto dell'incontro tra quel popolo e individui provenienti da altri, intelligenti provenienti da altri mondi, e lui scrive, quegli individui sono qui e stanno controllando tutto. Pastore presbiteriano, laureato in teologia e in fisica. Io non ho la sua certezza. Io dico che se si scoprisse che, non mi stupirei. Mauro, tu li associ agli Anunnaki, associ gli eroi agli Anunnaki? Direi, sì, sì. Secondo te sono gli stessi? Direi. Dire che sono gli stessi personaggi? Sì, che sono poi i Neteru egizi, Deva indiani, anche perché i racconti sono gli stessi. Sono gli stessi. C'è un bellissimo libro che ho lì, di un accademico, Dei e religione dell'antica Roma del dottor Gian Matteo Corrias, accademico Università di Firenze, specializzato alla scuola di alti studi a Parigi, eccetera. E appunto lui mi aveva dato questo libro e mi ha detto lo prenda perché dentro ci troverà un sacco di cose interessanti. Cioè gli dei dell'antica Roma sono esattamente uguali agli Elohim biblici, fanno esattamente le stesse cose, ma con una corrispondenza che fa venire la pelle d'oca. Io poi le cito nei libri Mondadori, eccetera, li cito. Adesso nell'ultimo ho citato anche Strabone, Eliodoro, Tacito, Plinio il Vecchio. Per esempio, non so, chi ha studiato latino, quando mai avete tradotto una versione di Tacito dove Tacito dice che nel 70 d.C. nei cieli di Gerusalemme c'erano delle macchine volanti? Vi è mai capitato che vi abbiano fatto tradurre questa versione? Oppure il passo in cui il Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, racconta che al tempo delle guerre cimbriche, quindi tra il 113 e il 100 a.C., quando era proconsole Gaio Mario, nei cieli dell'Umbria è stata combattuta una battaglia aerea tra due schiere, una che arrivava da occidente e l'altra che arrivava da oriente, e quella che arrivava da occidente è stata sconfitta. Ve l'hanno mai data questa versione da tradurre? No, perché poi bisogna spiegarla, no? Però c'è scritto. E se Tacito è credibile, allora non possiamo dire che è credibile quando ci fa comodo e non è credibile quando non ci fa comodo, perché questa roba qui del 70 d.C. la scrive anche Giuseppe Flavio, che nei cieli di Gerusalemme c'erano carri celesti che a un certo punto se ne sono andati tra le nubi. 70 d.C., cioè 2000 anni fa, però lo scrivono. E quando Strabone ci racconta di cose delle divinità celtiche, dalle quali si ricava che chiedevano esattamente, e questo è nell'ultimo libro Mondadori, il Falso Testamento, sì, nell'ultimo. Falso Testamento, volevano esattamente le stesse cose che volevano, cioè lui non parla degli Elohim biblici, ci racconta che cosa volevano le divinità celtiche, ma se lo mettiamo in parallelo con la Bibbia vediamo che volevano esattamente le stesse cose, sempre loro. Ovunque andassero usavano gli stessi sistemi, avevano le stesse esigenze, chiedevano le stesse cose. Dopodiché è vero o non è vero? Non lo so, ovviamente. Cioè è bellissimo perché Levitico 3, traduzione della Conferenza Episcopale Italiana, è Dio che parla. Offrirai come sacrificio consumato dal fuoco in onore di Yahweh, consumato in ebraico è olocausto, cioè bruciato tutto, perché doveva produrre fumo, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi, al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. È Dio che parla, cioè che dà queste indicazioni di macelleria precisa. Cioè voglio quel grasso lì. E in altre parti, quando leggerete la Bibbia, troverete scritto, se trovate qualcuno che usa quel grasso lì per lui, lo ammazzate, perché quel grasso lì è mio, solo mio. Quindi avete sentito, no? Il grasso che copre le viscere. Che cosa volevano gli antichi dei romani? L'omentum, cioè il grasso addominale. Ma com'è possibile che gli antichi dei romani volessero esattamente lo stesso grasso che voleva il Dio biblico, cioè in genere gli Elohim biblici? Il grasso è soprattutto quello che circonda le viscere, cioè l'omentum, grazie per avermelo ricordato, era considerato la porzione per eccellenza della vittima, cioè quella riservata alle divinità, come la Bibbia, quello lì è mio, se trovate qualcuno che lo usa lo ammazzate. Per gli dei romani lo stesso, nessuna differenza. Ma com'è possibile? E poi uno dice parlavano per allegoria. Io vorrei, non è possibile, guardare negli occhi l'autore biblico che per rappresentare il suo Dio
si inventa una cosa così schifosa. Cioè dice il mio Dio, che è il più grande, l'onnisciente, cosa voleva? La ciccia che sta sulle... Ma può venire anche solo in mente di inventarsi una roba del genere? A chi viene in mente di inventarsi una roba così schifosa per rappresentare il suo Dio, e volerlo presentare agli altri? Ma può venire in mente una roba del genere? Ma poi allora viene in mente ad un autore biblico, dici vabbè, poveretto, si era ubriacato. No, i romani la stessa roba. I greci, lo leggete nei libri Mondadori, la stessa roba. La stessa roba. Nell'Ilia dell'Odissea c'è più di 30 volte quella roba lì. Più di 30 volte. Le divinità celtiche, Strabone, la stessa roba. Ma com'è possibile? Tutti si inventavano quella roba così schifosa? È che non se la inventavano. Si ricordavano che quelli là volevano quello. Punto. E glielo davano. Perché sennò quelli là si arrabbiavano. Perché quello volevano. Addirittura nell'Odissea c'è il racconto di uno di questi teoi greci che viene mandato in missione da Zeus in un certo punto dell'Africa e lui è arrabbiato, ho riportato tutto il passo ovviamente con i versetti in greco in modo che non ci siano dubbi, lui è arrabbiato perché dice oltretutto là non ci sono neppure gli umani che ci danno quelle cose che ci piacciono tanto, cioè capite? È dipendente, cioè devo stare là dove non ci sono neanche quelli che mi danno quelle robe che mi piacciono tanto. Ma come fa un Dio a fare un ragionamento? Meglio, come fa uno a inventarsi una roba del genere attribuendola a un suo Dio? Ma a chi può venire in mente una roba del genere? Non esiste. Una roba del genere la racconti soltanto se sei costretto a raccontarla. Perché è brutta. Il libro di Enoch, il libro etiopico di Enoch, c'è la versione etiopica e la versione slava, è un testo che per noi è apocrifo, per noi intendo dire noi qui cristiani occidentali, è apocrifo, cioè non è da credere vero, per i cristiani copti è canonico, cioè è da credere vero. Enoch è il patriarca biblico di cui la Bibbia ci dice che andava avanti e indietro con gli Elohim, questo è il significato del termine biblico, e a un certo punto gli Elohim se lo sono presi, se lo sono portato via e più nessuno l'ha visto. Esattamente come Elia, esattamente come Mosè. Nei libri di Enoch, versione etiopica soprattutto, ci sono i racconti dei viaggi che lui faceva. E lui racconta anche le cose che gli hanno insegnato dal punto di vista dell'astronomia, perché poi dopo le, come dire, memorizzasse, tant'è che lui teoricamente avrebbe scritto quei libri, anche se in realtà di quei libri ce ne sono, come dire, versioni in tante lingue diverse con un sacco di varianti, quindi anche lì bisogna fare finta, esattamente come la Bibbia. Cioè facciamo finta che sia vero, perché ci sono talmente tante varianti che... Cioè addirittura ci sono delle varianti dove in un punto di un libro Enoch è figlio di Jared, nell'altro punto Enoch è padre di Jared, quindi cioè, Enoch non sapeva neanche se era il figlio o il padre di quello là. Quindi per dire che non bisogna mai prendere nulla per oro colato quando si parla di testi antichi, perché figuriamoci. Nella Bibbia si dice che era figlio di Jared, e tra l'altro la cosa interessante è questa, che Jared, il verbo Yarad, nella Bibbia significa discendere. Siccome loro nei nomi, come dire, identificavano eventi importanti, allora quando nasce questo Jared, gli hanno dato questo nome perché può darsi che ci sia stata una grande discesa. Tant'è che dopo nasce Enoch che va avanti e indietro con quelli lì, quindi magari in quel periodo ne sono arrivati e lui andava avanti e indietro con questi, quindi la cosa ha un senso, non so se è vera perché voglio essere sempre chiaro su questo, la verità la lascio agli altri, io non ce l'ho per fortuna perché mi piace vivere nel dubbio. Però comunque è una cosa che ha un senso, c'è una grande discesa, poi c'è Enoch che va avanti e indietro con quelli lì e a un certo punto se ne va. Quindi nel libro di Enoch, tra l'altro, c'è scritto, così raccontiamo una piccola curiosità, che quando nasce Noè, cosa che invece questa non c'è nella Bibbia, suo padre Lamech guarda Noè, il piccolo, vede la pelle bianchissima, i peli biondo fulvi, cioè quindi tra il rosso e il biondo chiarissimo, gli occhi talmente grandi e chiari da sembrare splendenti e Lamech dice ma questo qui non è figlio mio, questo qui è figlio di quelli là, e manda a chiedere spiegazioni. Quindi manda suo padre Metushlach a chiedere spiegazioni e lui riceve spiegazioni dicendo stai tranquillo, è figlio tuo ma attraverso di lui, cioè Noè probabilmente è un nuovo impianto che aveva il fenotipo, che noi definiremmo albino, di quelli là. Pelle bianca, occhi chiarissimi, grandi, al punto da sembrare luminosi, e peluria chiarissima. Quindi tipico fenotipo albino. Questo c'è nel libro di Enoch, che per i cristiani copti è vero e per noi è falso.
però tanto è falso e vero quanto la Bibbia, non cambia niente. Tant'è che per molti ebrei il Talmud è più vero della Bibbia, tanto per intenderci, quindi ognuno poi dà il credito che vuole. Allora, l'ordine era sempre uccideteli tutti, libro dei numeri, qui si sta combattendo contro questi. Noi viviamo in un'epoca in cui viviamo, come dire, così ci viene rappresentata, la barbarie della guerra santa, perpetrata dall'Islam. Ed è una cosa che non possiamo assolutamente accettare. Il fatto è che la radice è esattamente la stessa. Poi noi, per fortuna, abbiamo le leggi laiche che proibiscono le guerre sante. L'Islam sappiamo che non ha distinzione tra leggi religiose, esattamente come non c'era distinzione nella Bibbia. Non c'era distinzione tra leggi laiche e leggi. Le leggi erano solo quelle date da lui. È finito. Qui nella Bibbia di famiglia cristiana, guardate un po', c'è scritto la guerra santa contro i Madianiti. Ma perché la guerra dell'ISIS è barbara e questa guerra di sterminio è santa? Che differenza c'è? Nessuna. Tant'è, Numeri 31, che quando tornano da questa spedizione, Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro, avete lasciato in vita tutte le femmine? Cioè, come dire, vi ricordate l'ordine? Allora fate così, uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo. Cioè, avete una madre con un figlio, ovvio che se è unita con un uomo, uccidete sia la madre che il bambino. Questa è la morale di Dio. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conservate in vita per voi. E uno dice, vabbè, non erano così stupidi, si tengono le ragazze. Ma siccome ho fatto un patto che non vi do le traduzioni mie, vi cito le traduzioni del rabbino Rav Dario di Segni, nella Bibbia pubblicata dalla Giuntina, quindi la Bibbia ebraica, dove la traduzione è esatta. E lì c'è scritto tutte le bambine le tenete per voi, non le ragazze, le bambine. E nell'ultimo libro Mondadori, non pensavo che Mondadori pubblicasse questa roba qui, invece non mi ha chiesto di cambiare neanche una virgola, documento attraverso tutta una serie di studi rabbinici, tutti citati, che era lecito fare sesso con le bambine di 3 anni e 1 giorno. Tutte le bambine le tenete in vita per voi. Ripeto, cito la traduzione di Rav Dario di Segni. Lo trovate in Bibbia e Haftarot, pubblicato dalla Giuntina, che è la traduzione esatta, perché il termine indica proprio le bambine, non le ragazze. E fin qui uno dice, già, fa un po' schifo, ma finita la campagna fanno la spartizione del bottino. E alla spartizione del bottino partecipava sempre Dio, perché voleva il bottino. E come? Come tutti i comandanti. Che cosa aspettano a lui? 675 pecore, 72 buoi, 61 asini e 32 persone viventi. Ma le uniche persone viventi sono le bambine. Cosa se ne fa Dio di 32 bambine? Cosa se ne fa Dio di 32 bambine? Ma è scritto qui, eh? Qui c'è scritto ragazze. Se prendete le traduzioni giuste, non mia, quella di Rav Dario di Segni, così siamo tranquilli. Avevano nursery? Le allevava? Oppure, come dice in Ezechiele 20-25, se le faceva bruciare? Perché si faceva bruciare i piccoli, per il grasso. Questo dice la Bibbia, questo c'è scritto lì. Ripeto, lì c'è ragazze. Già così uno dice cosa se ne faceva Dio di 32 ragazze. La domanda rimane comunque. Se si pensa che la traduzione vera, ripeto, fatta dagli ebrei, è bambine, la domanda acquista ancora un altro senso molto più drammatico. Però così è. E la Bibbia è questa roba qui. Grazie.